In soli 15 giorni, tra il 30 aprile e il 15 maggio 2026, il Ministero della Salute ha partorito 4 documenti che la dottoressa Barbara Balanzoni definisce vere confessioni di crimini contro gli italiani. Il 5 maggio non è arrivata solo la questione dell'antivirus, è arrivata una circolare subdola, una nuova Bibbia ministeriale che impone vaccini ricombinanti su larga scala negli allevamenti, bypassando ogni dibattito. Hanno scelto loro 5 aziende tra Verona e Mantova, in barba a ogni evidenza di procedura pubblica. Soldi dei contribuenti regalati a chi vogliono loro, ignorando totalmente il codice degli appalti. Mentre le istituzioni si rimbalzano per anni la questione delle spiagge, qui si decide che 5 aziende possono usare vaccini ricombinanti come se gli allevamenti fossero il cortile di casa propria. Il risultato è agghiacciante. L'export di carne e derivati è vietato. I cittadini europei non mangeranno questa roba perché non è ritenuta sicura, ma il Ministero la impone esclusivamente agli italiani. Siamo diventati le nuove cavie, un esperimento pilota solo per noi. Chi abita vicino alla frontiera farebbe bene ad andare a fare la spesa altrove per evitare di trovarsi nel piatto i residui di un vaccino ricombinante. Qualcuno dirà, allora boicotto, ma non potete farlo perché non ve lo scrivono in etichetta. Vi negano il diritto di sapere quale carne proviene da quegli stabilimenti sperimentali. Dove è stata la ministra della cosiddetta salute in questi anni? Riappare solo verso la fine del governo per firmare piani pandemici e circolari oscure che violano ogni diritto in un colpo solo. Il 30 aprile il piano pandemico, il 5 maggio la viaria ricombinante, poi l'11 e il 15 maggio altre circolari. Una sequenza di atti che calpestano il diritto civile, penale e amministrativo. Questo vaccino non ha un nome, non ha un produttore dichiarato. È tutto alla cieca. Non sapete a casa di chi bussare se vi capita qualcosa dopo aver mangiato quella carne. Io, paziente, ho l'obbligo di essere informato, ma io, consumatore, non ho il diritto di sapere cosa metto nel piatto. Un sequestro della consapevolezza che impedisce qualsiasi futura causa legale. Se vi ammalerete tra un anno, sarà impossibile ricondurre la patologia a quel pollo o quel tacchino. Le vostre malattie saranno non diagnosticabili o non riconducibili a questo esperimento genetico. Dal percorso del pulcino fino al vassoio è un film dell'orrore. Al maltrattamento animale sistematico si aggiunge un esperimento genetico totale di cui non dovete sapere nulla. La dottoressa Balanzoni è chiara. A chi attua questa follia toglieremo tutto: casa, macchine, beni presenti e futuri. Ne risponderanno anche le generazioni a venire di chi ha firmato questo orrore. Vogliamo i nomi, i cognomi, gli indirizzi e i codici fiscali di tutta la filiera. Nessuno si nasconderà dietro l'anonimato burocratico. Vogliamo sapere chi ha dato il via a tutto questo. La denuncia è pronta e la circolare è su Telegram. Divulgate ovunque. Una società che non controlla ciò che mangia ha rinunciato alla propria libertà. Benvenuti nell'Italia del 5 maggio. Restate consapevoli.